eccomi di nuovo qui. Allora, cosa vogliamo parlare oggi? Allora, oggi parliamo di frequenze. Allora, tutti noi, esseri umani, le piante, gli animali, rocce, quindi i minerali, tutto il pianeta Terra è fatto di frequenze, è fatto di vibrazioni, tutto è vivo. Lo so che avrete sentito parlare e so che avrete letto e avrete dei video su YouTube, in internet, ce ne saranno migliaia su queste cose. Allora, siccome mi è stato dato un compito dall'alto, ok? Io ho una missione in questo mondo e so qual è, non posso dirla, però la metto a disposizione degli altri. Quando uno mi contatta, quando uno ha bisogno di qualcosa, ha bisogno eh, di qualsiasi cosa. Io voglio solo che la gente riesca a capire, o meglio, non capire, perché qua non si tratta di ragionare, si tratta di sentire. Noi viviamo in una società dove lavoriamo 8, 10, anche 12 ore al giorno, dove abbiamo dei livelli di stress altissimi. Abbiamo, abbiamo perso, anche a causa di questo virus, che ormai è un anno e mezzo che va avanti e andrà avanti chissà per quanto altro tempo, finché vogliono farlo andare avanti, fondamentalmente. Abbiamo perso il contatto umano fatto di strette di mano, fatto di sorrisi. I sorrisi non esistono più perché sono nascosti dalle mascherine. Abbiamo solo la parte degli occhi visibili. Tanti dicono, vabbè, ma gli occhi sono lo specchio dell'anima, vero, però tante volte il sorriso o comunque un abbraccio, ehm, la stretta di mano, ehm, anche il solo dialogare, il solo sentire l'altra persona, il prossimo vicini a noi, porta l'essere umano a vibrazioni più alte. È diventato e si vede ovunque questa vibrazione della paura. La paura, ehm, la paura e la diffidenza. Allora, se prima la diffidenza era diventata una sorta di sentimento della quotidianità, questo perché? Perché comunque viviamo in un mondo piuttosto violento, in un mondo dove ognuno pensa al proprio orticello. Una volta, ehm, quando c'erano per esempio le case con delle famiglie numerosissime, c'era una condivisione diversa. Adesso invece, comunque, anche se io vi faccio un esempio, io sono qui in montagna. Fino a qualche anno fa, quando frequentavo la montagna, anche su per i sentieri, la gente si guardava e si sorrideva e si salutava. Questa cosa io la trovo tutt'oggi in Canada o comunque in altre parti del mondo, dove comunque la gente è un po' più eh, vive a contatto con la natura in maniera diversa rispetto per esempio a noi in Italia. E vi dicevo, qui adesso, se qualche anno fa tutti ci salutavamo tutti. Ciao, ciao, buongiorno, tutti. Io adesso nei sentieri, anche se sono da sola comunque, nei sentieri io vedo la gente che va avanti. Oggi ho trovato uno che andava avanti col cellulare in mezzo ad un sentiero. Ma stiamo dando i numeri? Cioè, siamo in mezzo alla natura, ma toccate gli alberi, toccateli, abbracciateli, osservate i fiori, osservate gli insetti, osservate il mondo nascosto agli occhi
normali. Osservate di più, non guardate, osservate, sono due cose ben diverse. Cioè, quando state in mezzo alla natura, il pianeta Terra, dà un'energia che ricarica. Siamo costantemente alle prese con gente che parla, gente che urla, il traffico, il telefono che suona, la macchina i rumori delle macchine, la gente che parla costantemente, la televisione, la radio, la musica, tum tum tum. No, cioè, lo sapete qual è il rumore, o meglio, la frequenza della parlata dell'uomo che genera quiete nell'animo? Qual è il suono? È questo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire solo una cosa, che noi dobbiamo sintonizzarci in quelle frequenze, nelle frequenze che sono giuste ehm, per la nostra vibrazione. Non sto parlando della vibrazione della materia grezza quale è il nostro corpo. Il corpo è una materia che lasceremo prima o poi. C'è chi lo lascia a un mese, c'è chi lo lascia a 108 anni. E speriamo nel miglior modo possibile. Però queste frequenze, la musica a 432 Hz, ehm, quella musica anche che si sentono nelle spiagge. Già l'altro giorno mi è capitato, prima di venire qui in montagna, ero al mare. Al mare sono andata la mattina presto e non c'era nessuno, quindi rumore delle onde, paesaggio perfetto, non c'era nessuno, quindi verso le 10, mentre ero in acqua, perché a me piace stare in acqua, come mi piace stare su per i monti, a me piace dove non c'è gente, mi volto e vedo le spiagge affollate. Dite, vabbè, c'è chi si trova bene, va benissimo, ok? Ma c'era un posto dove c'era una cassa audio che suonava la musica tum 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 tum. Ho detto no, no, già c'è la folla, in più c'è quella musica lì. Cominciate anche ad ascoltare musica soft, ehm, musica con delle frequenze che rilassano. Quando si ascolta la musica classica, Mozart, perché era un genio? Non tanto per le sue sonate, quanto perché scriveva a 432 Hz. La musica a 432 Hz sviluppa delle, delle onde eh, che vanno a guarire le nostre cellule. Il nostro corpo è un meccanismo perfetto, però il problema nostro è che, e questo ve ne parlerò in maniera approfondita quando parlerò di guarigione del nostro corpo, fatto di cellule. Le cellule hanno una memoria una memoria che va ad interferire sia a livello psichico che a livello emotivo, che a livello fisico. Andate in mezzo alla natura, ma in mezzo alla natura non a sbraitare, non a parlare a voce alta, state in silenzio, sedetevi in mezzo alla natura, non prendete il sentiero perché ci impiegate 3 ore perché dovete arrivare in vetta. Va benissimo anche quello, ma nel momento in cui arrivate in vetta, sedetevi e osservate la natura che vi circonda. Osservate il nostro meraviglioso pianeta che ci sta dando la possibilità di guarire e di riportare
il mondo ad una vibrazione e deve essere portato ad una vibrazione elevata per poter realmente guarire. Altrimenti, tra pochi anni, non tanti, veramente pochi, tutto sarà distrutto, noi compresi. Ora, c'è chi ha paura della morte. Io non ne ho paura, ok? Io sono una persona che non ha paura. Per me la morte è un trapasso nel ritorno a casa, nel ritorno ad una dimensione migliore. Io soffro a rimanere in questo mondo, in questo momento, perché mi dispiace vedere la gente soffrire. E mi dispiace soprattutto, e spero con questo meccanismo di riuscire ad arrivare a più gente possibile, ehm, voglio arrivare ai cuori delle persone. Questo perché? Perché il mondo ha bisogno di buone frequenze, non ha bisogno di distruzione, non ha bisogno di violenza. Solo che anche la violenza è fatto di una dualità perché se noi pensiamo non sono un violento, lui è un violento, in questo modo c'è una dualità. In realtà noi, l'altro, è lo specchio di noi stessi, quindi c'è una parte violenta anche in noi. È quando noi ci osserviamo che questa parte violenta cade, ma questo lo spiegherò anche in un altro video. E quello che voglio dirvi è, ragazzi, state in mezzo alla natura, che sia mare, se amate il mare, che sia montagna, che sia un parco cittadino se non potete spostarvi, ma prendete del tempo per voi stessi, per la vostra anima. Da lì può capovolgere veramente tutta la vostra vita, tutto il vostro modo di vedere le cose. Va bene, intanto con questo vi saluto perché non voglio fare video troppo lunghi e magari annoiarvi. Nel prossimo video magari parliamo, non lo so, ci sono tanti argomenti che mi ingrippano e quindi sono anche curiosa di condividerli con voi. Ciao, alla prossima!